Benvenuti nel mio nuovo appartamento slash studio per il mio business da content creator da $4.000 al mese a Sydney. Questo video si dividerà in 3 parti. La prima parte sarà il tour vero e proprio, dove vi porto con me in tutte le zone della casa. La seconda parte dove vi faccio un riassunto di quelle che sono state le spese degli oggetti che abbiamo preso. Spoiler, abbiamo fatto un po' di roba trovata per strada, seconda mano su Facebook, e roba comprata invece nuova al negozio. E poi la terza parte, che è quella più importante, dove facciamo un bilancio di quello che sarà il futuro all'interno di questa abitazione, perché io e la mia partner australiana siamo super stabiliti. Io ho applicato per un visto permanente qui in Australia, è un po' come se fossimo sposati, e in più qui dentro c'è il mio studio che, diciamo, getta un po' le basi per una roba un po' più seria da questo momento in poi. Avevo bisogno di uno spazio da poter chiamare ufficio, vi ho già raccontato in passato che ne avevo trovato uno fighissimo a 2 passi dal surf, però poi le cose non sono andate benissimo, madre natura non sempre è buona con noi. Eccoci qui, benvenuti nella mia nuova casa, iniziamo con il tour. Ho sempre sognato un open space di questo tipo. Abbiamo un bel tavolino, ceniamo, pranziamo, le robe che prepariamo lì, adesso vi faccio vedere anche la cucina. Un bel divano, l'abbiamo scelto apposta piccolino perché noi siamo solo in 2, in realtà io la televisione non la guardo completamente, è più Carmela che lo fa. Non possono che mancare le piante della mia ragazza che prendono il sole, questo è un ambiente molto soleggiato, guardate che figata, cioè adesso inizia l'inverno, fa un po' più di freschetto, insomma ti metti lì, ti prendi il sole. Questo non va, diciamo, a sostituire le uscite fuori, nel senso continuerò ad uscire di casa, però è bellissimo. Ma per me soprattutto è un angolo lettura. Io quanti più angoli lettura posso avere in una casa meglio è. Dopo vi faccio vedere l'angolo lettura all'interno del mio studio, che è la cosa della quale sono più cassato in assoluto, più della scrivania stessa. Di fronte al divano abbiamo ovviamente il nostro televisore, anche questo l'abbiamo preso nuovo, un Samsung 55 pollici. Abbiamo altre piante ancora. In realtà qui sul lease, sul contratto affitto non si potrebbero tenere le piante perché, come potete vedere, questo è tutto moquette, ok? Il che mi spaventa perché è la prima volta nella mia vita che, tralasciando le mie calze da paperino, mi spaventa anche avere un po' il tavolo da cucina qui, sai, stai mangiando la pasta col sugo, ti cade una penna bella ripiena di sugo. Io non oso immaginare, succederà prima o poi, però è bello perché, non lo so, ti distendi, e non solo per distendersi, in realtà è più per fare stretching. Io spesso faccio stretching tutte le mattine, è incredibile perché non ho più bisogno del tappetino. Anche il carpet, in italiano moquette, in francese non lo so, approvato. Questo l'abbiamo portato dalla casa vecchia, anche questo sta per cadere a pezzi. Poi vi faccio tutto il resoconto di tutte le spese fatte durante questo trasloco. E questo è il salotto. Dall'altro lato, sempre entrando dalla porta, cucina che non è gigantesca, fa il suo, ma soprattutto ha un'altra cosa che non ho mai avuto in vita mia e mi sento un principe ad avere. Signore e signori, la lavastoviglie, che ancora devo capire bene come funziona, perché a volte ovviamente devi sciacquare i piatti prima di metterli, e a quel punto io dico che cavolo di senso ha pulire i piatti se poi li devo vabbè. Abbiamo un frigo di una marca che non conosco, ce l'hanno lasciato i vecchi proprietari, abbastanza spazioso, siamo solo in 2, mangiamo super salutare. Diciamo la challenge, oggi è un po' vuoto perché è fine settimana, però diciamo la challenge è avere questa parte super full. Sia io che Kamala mangiamo un sacco di verdure, non beviamo nemmeno, dunque non abbiamo bisogno di spazio per birra, a meno che non vengono degli ospiti, allora lì diventa un problema. E poi in realtà, se è ben piccolina, ha un sacco di robe super funzionali, tipo queste robe così, che un giorno secondo me cadranno tutte e si romperanno. Hai voglia di un po' di pasta? Questa è la pasta che io mangio in Australia, è buona, in teoria dovrebbe essere italiana. Torniamo finalmente ad avere un forno a gas che in Australia è molto raro. È un lavandino delle dimensioni modeste con ancora il Magnum che mi sono sparato ieri alle 2 del mattino. Ma la parte più bella di questa cucina è la vista. Quello è l'Oceano Pacifico. Spoiler, dal mio studio e dalla stanza da letto si vede meglio, anche dal bagno, però già tanta roba che tagli il salame e vedi l'oceano. E questa era la cucina. Se vedete tutti i miei video, questo specchio l'avete già visto. Non so, stiamo pensando di metterlo magari sopra un mobile, anche se a me piace vedere i miei piedini mentre passo da qua, mentre cammino. Lo so, ho problemi. Quindi dalla cucina si esce, si saluta il salotto e si va verso questa zona dove abbiamo 3 stanze, dove, spoiler, lì c'è la vista più bella, però non guardate, quello è il mio studio. Continuiamo con il bagno. Qui abbiamo questo scaldino che può essere utile, visto che siamo praticamente
comunque 200 metri dal mare si sente un po' l'umidità. Bagno ovviamente senza bidet, vabbè è inutile dirlo, siamo in Australia, però la doccia è fighissima, soprattutto perché una volta dentro, mentre ti fai la doccia, che non apro perché sennò ci bagniamo tutti e mandiamo a fanculo questa bellissima camera con la quale in teoria di solito lavoro, non faccio solo il cazzone così, abbiamo una fantastica vista. Ebbene sì, di nuovo l'Oceano Pacifico, di là si vede pure, la finestra è chiusa, però sono felice di avere una doccia finalmente, perché io odio le vasche da bagno, cioè in realtà meno tempo riesco a spendere nelle robe meglio è, quindi la doccia approvata. Vabbè, il lavandino minuscolo, qui c'è uno spazio inutilizzato, specchio che mentre ti lavi i denti o ti fai la barba, cose che io non faccio, no, i denti me li lavo ma la barba no, e guardi e ammiri il paesaggio, o magari anche mentre fai i tuoi bisogni puoi essere ispirato dalla visione. Insomma, questo è il bagno, non c'è tanto altro da vedere. Prima no spoiler allo studio, perché ovviamente è la mia parte preferita, si entra all'interno della stanza da letto. Stanza da letto super spaziosa, dove c'è una scrivania per donna Carmela, lei lavora e studia da casa, dunque è importante che abbia anche lei una zona. C'è un casino, vabbè, perché abbiamo appena traslocato, però niente male, Carmela, brava, ottima postazione. Piante ovunque, anche sopra il soffitto. Il letto è lo stesso che ci siamo portati dall'altra casa, ma soprattutto, come potrete vedere da questo riflesso dello specchio dell'armadio, vista incredibile. Solo questo vale tutti e $4.000. Questo, vabbè, è una cosa gigantesca, ci puoi mettere dentro la qualsiasi, o anche robe ingombranti tipo la mia muta da surf qui dentro. Andiamo però al pezzo forte, il motivo per il quale ovviamente sto facendo questo video, perché io su questo canale racconto la mia vita da content creator. Ho avviato meno di un anno fa il business qui in Australia, che sta tanto crescendo, e questo pezzo consentirà, quest'ultima stanza, che è la stanza più importante per me, il motivo per il quale ci siamo trasferiti, segnerà secondo me un vero e proprio cambiamento in quello che è appunto il mio business, perché avevo bisogno di uno spazio, l'avevo trovato, poi l'ho perso, insomma, ed eccoci qui. Benvenuti nello studio di Roberto Ricotta. Iniziamo dal pezzo forte, la vista. Questa è la zona dove c'è la vista più dritta verso il mare. Mi metto qui a montare, a lavorare video, mi giro e guardo questo spettacolo. Guardate, si vedono le onde. Qui dietro la porta d'ingresso che chiudiamo abbiamo una delle mie tavole da surf, lì sull'angolo c'è l'altra. Io monto, mi giro, vedo se c'è dell'onda e vado a surfare. No, scherzo, in realtà in questa spiaggia qui non si può surfare. Per surfare devo sempre prendere la macchina e andare da un'altra parte, però meglio così, perché sennò surferei e basta, smetterei proprio di lavorare. Il pezzo forte di questa stanza è sicuramente questa zona lettura che ho creato, dove abbiamo questa poltrona portata dalla vecchia casa, tavolino, luce, una serie di libri che devo leggere. Abbiamo libri sulla psicologia, libri sul marketing, libri sulla creatività, insomma tutte le robe delle quali sono interessato. E poi il secondo pezzo forte non è la scrivania, ma è questa whiteboard gigantesca che è proprio attaccata sul muro, dove vabbè, qui vi state facendo un po' i cazzi miei, perché questo sono frutto di una call che ho fatto con i ragazzi di Marketers, dove abbiamo definito un po' di cose per il mio business. Però insomma fighissimo, anche perché io faccio tante consulenze private one to one, e ovviamente ho anche un'academy dove spesso faccio delle call, le persone mi sentono in call, poi lì sul cavalletto dove siete voi adesso metto di solito un telefono, entro in chiamata con 2 punti di vista, e mentre parlo poi ad una certa, se devo spiegare qualcosa, qui ovviamente cancello di solito e customizzo in base al cliente, però è una figata perché ottimizza tantissimo il mio lavoro. Oppure magari se ho un'idea o qualcosa che mi viene in testa, la posso buttare giù e ho sempre chiaro tutto. Qui abbiamo una bella chitarrina, perché sì, io suono, e dicono che suonare la chitarra tra una parte e l'altra del lavoro ti rienergizza, quindi anziché andare a prendere il telefono e scrollare, mi metto a fare una suonata, robe semplici, non sono un maestro, però insomma è uno spazio di cui sono innamorato. Sono convinto che qui dentro farò davvero tante cose. Queste robe le avevo prese dal vecchio studio. Come potrete forse sentire, non so se lo notate, quando mi avvicino alla scrivania l'eco è gigantesco, proprio perché la stanza è piccola e il suono rimbalza da lì verso lì, poi va su, poi va a destra, poi va a destra, poi va a sinistra, ed è un pochettino un problema, nel senso che non posso, non voglio né mettere delle tende insonorizzanti perché vado a perdere questa vista, e non posso nemmeno mettere nulla davanti a questo muro. Dunque ho 2 grosse pareti dove non potrò fare nulla. Però settimana prossima dovrebbero venire degli esperti, mi aiuteranno a mettere un pannello dietro la scrivania e magari qualcosa sopra, più eventualmente qualcos'altro dietro la porta. Vabbè, qui dietro c'è un armadio gigante dove ci ho messo tutta la mia attrezzatura, perché ovviamente ho
oltre che qui c'è davvero tanta altra roba. Questo è il mio spazio e qui è da dove vedrete tutte le magie prossimamente, perché c'è davvero tanta roba in cantiere. Seconda parte, quanto abbiamo speso in oggetti per arredare il tutto. Facciamo un totale per stanza. Tavolo trovato per strada, sedia trovata per strada, 2 tovagliette, boh, $10. Divano, troppo comodo, più poggia televisore presi nuovi da Ikea, $1000. Televisione Samsung 55 pollici, $1000. Aspirapolvere Dyson trovata per strada. Bookshelf preso di seconda mano nella casa vecchia, una cinquantina di dollari. Roba per le scarpe, credo gratis. Questo è il totale del salotto. Andiamo alla cucina. Frigo che ci hanno venduto i tizi che vivevano qui prima, $150. Microonde Panasonic, $100. Lavastoviglie e fornelli era tutto qua. Abbiamo fatto un upgrade di padelle, quelle buone, perché non vogliamo più quelle nere che poi il nero si leva e dicono che fa male ai tuoi... Fa male? Non sono un tecnico. Lì abbiamo speso all'incirca un $70-80 per un paio di padelle. Posate, tutte di buona qualità, $30-40. Frigorifero nuovo preso per il mio vecchio studio, $300, però lo rivenderò spero almeno a 200. Questi tutti trovati per strada. Stessa cosa per i bicchieri. E questo è il totale della cucina. Ah, dimenticavo, nel salotto c'era anche questo, però vabbè, viene dallo studio vecchio, era all'incirca $100. Bagno, $10 di cestino, non abbiamo davvero comprato nulla qui. Stanza da letto, letto preso dai conquilini della vecchia casa a $150-200. Scrivania di camera trovata per strada. Bookshelf trovato per strada, però forse non ci piace, quindi lo rimetteremo in strada. E basta, ancora dobbiamo comprare in realtà i comodini, perché questi sono quelli attuali per camera. Io... E mi sa che non li avrò, perché in realtà dicono che quando la stanza da letto la si usa solo come spazio per dormire, a che cosa ti serve esattamente il comodino? Cioè il comodino di solito ci metti il telefono a caricare, cosa più sbagliata da fare, il libro da leggere. Però io preferisco, quando mi distendo a letto, proprio chiudere tutto quello che non è dormire, metterlo lì fuori e qui dormire. Kamala no, legge a letto, però vabbè, siamo persone diverse, ognuno fa quello che vuole. Quindi probabilmente io niente comodino, ma lei sì, perché ovviamente lo sgabello, vabbè. Ah, sedia trovata anche per strada. Pezzo forte lo studio, divano $50 di seconda mano su Facebook. Tavolino trovato per strada, questo preso a un $30. Scrivania presa di seconda mano e standing desk, non ve lo alzo perché non c'ho voglia, però $200. Vabbè, non vi conto l'attrezzatura, ma qui stiamo parlando di, tra questo e quello che c'è dentro l'armadio, almeno $20.000. Però vabbè, è il mio lavoro, ci lavoro con sta roba, non la conterei come spesa di casa. Wallpaper ci hanno regalato i tizi che vivevano qui prima, scusate, whiteboard, lavagna bianca. Chitarra $150-200 su Marketplace. Tavola surf $200 su Marketplace. Tavola dietro la porta $800 nuova. Longboard $100 su sempre Facebook Marketplace. Poster trovati per strada, questo preso da Ikea, non mi ricordo completamente. Totale che in realtà diventerà super altissimo, perché i pannelli che devo mettere per ridurre l'eco costeranno tra i 3 e i 5 $6.000. Però è un investimento che voglio fare, perché comunque sono dei canvas, delle robe che metti alle pareti e che poi puoi spostare come meglio credi, se magari ti vai a trasferire da un'altra parte. Conclusioni. Questa considerate che è la forse seconda volta da quando c'ho questo divano che lo provo. È comodo. In realtà io vedo questo posto come un piccolo upgrade necessario sia per la nostra vita privata di coppia, sia per la mia vita, soprattutto per la mia vita lavorativa. Abbiamo firmato un contratto di 18 mesi in questa casa, che è raro in Australia. In Australia vanno sempre super short term, così poi ti aumentano subito l'affitto. Diciamo che nel lungo termine io dove mi vedo? Mi vedo sicuramente a passare un paio di anni qui, anche di più se è il caso, e nel momento in cui Kamala finirà i suoi studi e inizierà la propria carriera, perché ovviamente al momento fa dei lavoretti e non ha proprio una carriera super ben definita come la mia, in quel momento lì io già mi vedo nell'ottica di potenzialmente proprio fare un acquisto insieme, o magari da solo, dove comunque andiamo a vivere assieme. Sono felice perché per la prima volta dopo anni, cioè io e Kamala negli ultimi 3 anni che abbiamo vissuto assieme abbiamo cambiato 7 case, e voi praticamente su sto canale le avete viste tutte. Dunque siamo felici e sono felice perché abbiamo finalmente messo le radici. Sappiamo di avere per più di 3-6 mesi e siamo in una zona che ci piace tanto, che si chiama Clovelly. Ci troviamo a 30 minuti di macchina dal centro dei palazzoni di Sydney, che è molto poco, e siamo nel cuore, proprio al centro, tra 2 spiagge surfabili, che per me è molto importante. Stavamo valutando anche di trasferirci davanti a una spiaggia surfabile, però solitamente quelle sono le zone dove c'è molta più movida e quindi c'è molta più confusione, molto più caos. Qui invece è super tranquillo e ci piace avere questa opzione. Una cosa che mi piace dell'Australia
Italia e che sicuramente voglio sempre farlo diventare sempre di più un mio stile di vita, che in Italia non abbiamo completamente, almeno nelle grosse città, la tranquillità, nonostante ci troviamo in una grossa metropoli. Poi metropoli, nemmeno la chiamerei metropoli Sydney, lo è a tutti gli effetti, però ti dà quell'impressione che è una via di mezzo tra una città come Los Angeles e magari una città più di mare, tranquilla, dove si surfa e basta. Dunque, tutto questo per darvi un piccolo update. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, cosa pensate anche di quello che abbiamo speso, è tanto e poco, qual è la vostra esperienza con il vivere da soli, anche se vivete in Italia, perché consideriamo che Sydney come prezzi bene o male è stile Milano. Non so quanto pagheresti una roba del genere a Milano, vabbè, la vista mare lì non ce l'hai, ci siamo capiti. Fatemi sapere che cosa ne pensate, scrivetemi qui sotto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, interagite, perché facendolo fate arrivare questo video a quante più persone possibili, e il mio obiettivo all'interno di questo canale è quello di documentare la mia vita da content creator, da creativo, da, non lo so, come volete, mi definite voi, non sono io a definirmi. Con questo vlog è tutto, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!